Bene, siamo giunti all'ultima fase della costruzione, montaggio, perché non ho costruito niente io, montaggio di questa struttura. In questo video vedremo anche una modifica già fatta, ovviamente, perché non era buono, non andava bene quello che avevamo fatto nel scorso video, e poi andremo alla conclusione, cioè vedremo una bella vista d'insieme di tutto lo studio. A me ha risolto molti problemi, come ho detto nel precedente video, ve lo dico subito, non so se questo stativo, se questa struttura della Niue esisterà ancora in commercio, perché sul sito non c'è più, ahimè, peccato. Ce n'è un'altra, ma non è bella come questa, ovviamente io ve la linko anche quella in descrizione per farvi vedere le due differenze. Finché c'è, se volete acquistarla, acquistatela. Ovviamente vi premetto che, escluso i bracci che avete visto, diciamo i stativi che ovviamente sorreggono l'iPad, e il che vedremo, ovviamente vi ho spoilerato l'iPhone, quindi tutto si compra a parte. Bene, andiamo a vedere questa seconda parte, ma prima, se volete, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Andiamo a vedere l'ultima parte conclusiva di questa bellissima struttura Niue. Allora, ho preso questo braccetto della Neewer, che è sempre della stessa, diciamo, marca e ovviamente compatibile con con questo, diciamo, questo baldacchino, con questa baraccona. Ma perché l'ho preso? Perché ho tolto quello lì, vedete che l'ho tolto, non c'è più, e questo qua è circolare, infatti si va a agganciare molto bene. Ok, qui vedete si aggancia, spero che lo vediate, si aggancia molto bene. Quindi, essendo circolare, diciamo che ha un'altra resa, ok? Quindi io vado ad appoggiarlo così sopra a questo stativo e non faccio altro che inserire la vite. Devo svitarla, andare a inserire in un buchetto che c'è qua. Qui c'è un buchetto, io vado a inserire la vite e poi vado ovviamente a tirare. Devo ovviamente andare a svitare la lunghezza che mi serve, non faccio altro che andare qua, ok, ancora un po', ok, ci dovremmo essere, basta, vediamo un po', l'aggancio molto semplicemente e aggancio e lo giro, ok, e questo rimane agganciato così. Vedete che è una cosa diversa, ok, da quello che io avevo prima, ok? Vedete che è molto più stabile, non va neanche giù, io lo eviterò molto, adesso però devo girarlo di là perché sennò che senso ha avere il telefono di qua? Allora, non mi resta che andare a girare, io tra l'altro ho girato anche questa ganascetta mettendola di sotto, vedete, facendola mettere l'ho messa di sotto, quindi è molto più bella così vedersi che non si vede ovviamente la vite sopra. Avvito, ok, avvitando questo, basta, il mio telefono poi starà di qua in fondo che c'è, mentre la testa, anche se non so se è lunga o corta, però certo abbiamo sempre il supporto che sarà 3-4 cm, quindi abbiamo sempre un'altra lunghezza, poi ce ne possono mettere degli altri. Quindi molto bello, e andiamo a piazzare anche l'altro per l'iPad. E allora ne abbiamo preso un altro, uguale, da mettere lì, a quel posto lì, del suo praticamente fratello, ma non è un fratello, praticamente è una schifezza. E quindi, cagnolino mi guarda, dice, ma questo è con... Allora, questo vado giù a prendere questo qua. Ok, ci sono anche due cosini che non so cosa sono, adesso li vado ad aprire. Sono visto no, sono vestito da operaio, ragazzi, oggi, quindi un po' in tuta, un po', tanto ormai siete abituati a vedermi come sono. Non si apre, non so cosa siano questi, sono due gommini. Boh, vabbè, ma non servono per il mio scopo, no? Servono sicuramente per un'altra cosa. Ok, questo vedete è un altro uguale identico, quindi c'è dentro un altro di questo, questa è un'altra plastichina che è volata lì dietro, e questo praticamente lo vado a mettere al posto di quello stativo lì, poi agganciandoci l'iPad. Però l'iPad adesso io devo andare a prendere ovviamente qualche altra cosa
per agganciarcelo, perché non ho quello, non posso mettercelo perché ovviamente è proprietario di quello stativo lì e devo andare a prendere un pezzo che c'ho lì. Lo vado a prendere. Allora, allora, il bug in questione era questo, vedete, che non è compatibile con questi stativi qua perché questo è proprietario, non ha una, praticamente non ha una vite da 1/4 di pollice, quindi non ci può servire a nulla. Mentre questo qui, sì, e io ho anche questo per l'iPad, praticamente, ho questo dove è un po' scomodo, non ci va neanche la penna, diciamo nell'iPad, non posso anche togliere la custodia, tanto di qua non dovrebbe cadere, ok? Non dovrebbe cadere. E questo è a vite, praticamente si avvita. E dovrebbe stare su questo stativo, quindi sperando che poi alla fine ci stia, ok? Adesso vediamo un po' la lunghezza, ok? Sì, non è più lungo di quello, però un pochino di più lo è. Ok? Allora, niente, facciamo così la stessa cosa. Lo andiamo a svitare, tanto, visto che bisogna svitarlo tanto, togliamo questa lampadina da mezzo perché poi il gimbal impazzisce, non so perché, adesso io poi questa cosa qua dovrò provarla perché impazzisce. Ok, vado a metterlo qua, ok, lo metto qua, lo vado a legare come quello di prima, voi non lo vedete ma io lo sto legando, anzi devo ancora sbottonarlo, ragazzi, ancora sbottonarlo. C'è anche il cavo del coso in mezzo. Ora cosa faccio? Il microfono va bene, sprechiamo. Faccio così, visto che questo qui si gira poi alla fine, ecco, ho già sbagliato, no, si gira tutto, meraviglioso, questo si gira, ok? Però già ho riscontrato un piccolo problema che dovrò risolvere e perché non va più di questo starebbe proprio, vabbè, comunque. Adesso ce lo avvito qua così, ok? E questo dovrebbe stare qua. Ok, l'iPad dovrebbe essere qua, solamente che non va, ok? Sentite che tocca e non va proprio indietro. Quindi, sì, deve stare così. Ragazzi, sarà così. Non mi piace, ragazzi, non mi piace. Porca miseria, non mi piace perché non sta sdraiato, c'era sdraiato l'iPad, non sta un po' inclinato, sapete come si dice, però mi hanno dato un altro pezzo che vado a prendere. Il pezzo che mi hanno dato in dotazione è praticamente uguale, quindi non ne vale la pena. Avete una scemata prima, lo toglievo dalla custodia anche prima, quindi sta così, ok? E questo va avvitato semplicemente. Però regge tutto un altro peso, che adesso poi ve lo faccio vedere bene, regge proprio tutto un altro peso, cioè non c'è niente a che vedere con quello di prima. Io sono qua che praticamente faccio i miei tutorial e qui non è che schiaccio, però ho molta più visione, molto più vicino per me, va benissimo così, molto molto bello. Dunque, ricapitolandolo tutto, qua ci andrà il telefono che c'è già il suo attacco, quindi va bene così, e qua ho messo l'iPad con diciamo lo stesso stativo che ho praticamente utilizzato per questo, quindi qua ci ho piantato i faretti, che questo è già storto, ma sono io che ci ho dato una pestata prima, ma questi faretti prima o poi li cambierò perché non mi piacciono, non sono colorati, quindi li cambierò. E qui vedete ho messo lo stesso stativo, quindi praticamente ho fatto, diciamo, il come si dice, è completo, ok? Come poi più o meno si vedono le figure. Ecco, rendetevi conto che questi bastoncini qua costano 45 euro l'uno, voglio dire, non è che costino 10 euro, quindi è anche lì una spesa e non indifferente per un pezzo di ferro, cioè voglio dire, non è che sia un materiale pregiato. Però sono contento.
Come ultima fase adesso, a parte che devo mettere bene anche il cavalletto che regge lì il cellulare, eh, vado a fare con questo velcro, non so se avete mai visto, è un velcro che poi ha delle... si fa come una fibbietta, ok? Una fibbiettina. Quindi si mette dentro, ce ne trovo uno già fatto, ok, si mette dentro il velcretto, ok, così si chiude, io non riesco mai a farlo, quindi non mi prendo in giro, si chiude e poi dall'altra parte si tira con una fibbia. Quindi le vado a fare tanti pezzettini per quanto, c'è sempre sempre di disordine, eppure mi sono tagliati, per quanti fili sono, così metto tutti questi velcri a tenere i fili e forse non avrò più fili in mezzo. Poi ho preso una prolunga, una ciabatta da mettere dietro la scrivania per far arrivare solo un cavo alla scrivania, per rendere che poi alimenti le casse, il monitor, il mixer, ovviamente l'iPad e tutto il resto, vedere tutta la roba che posso alimentare, l'alimenterò di lì, così almeno arriva solo un filo e non ho più fili che passano attraverso la stanza. E beh, ragazzi, piano piano si ci organizza. 2024, anno nuovo, come si dice, vita nuova. Eccoci, allora siamo pronti per vedere il tutto così, ovviamente finito per ora, poi magari c'è qualche altra modifica, però per adesso va bene così. Allora, l'iPhone 7 innanzitutto l'ho messo qua su, vedete abbassato un pochettino perché ovviamente la risoluzione è quella che è, quindi non si può fare tanto zoom, però diciamo che per ora va bene, poi per dimostrare ovviamente gli accessori ragazzi, ce ne cresce, non ci facciamo sempre la testa, eccolo qua, vedete la mia mano è qua. E qua c'è l'S10 che mi riprende ovviamente frontalmente. Vedete, se io mi siedo sulla mia sedia mi riprende frontalmente, anche se poi non mi vedo tutta la faccia nel monitor, però basta che vedo quello che praticamente io sto facendo. Ok? Ci sono i due faretti da sopra montati, accesi, ma sta per arrivare un piccolo cambiamento. Qua ovviamente c'è anche l'iPad, ovviamente anche qua ho un punto di ripresa se volessi e poi ovviamente ho il picture in picture se voglio, ok, avere i due telefoni, cioè praticamente io in piccolo e il telefono in grande. Il microfono è sempre lì. Poi cosa c'è altro? Ecco, quello che vi dicevo, il velcro che ho messo, eccolo qua, vedete che si mette con la sua linguettina, non so se si vede bene, ma si vede malapena perché è nero su nero. Quindi ho agganciato tutto, anche qua ovviamente il filo che va all'alimentazione perché l'iPhone 7 non ha più tanta alimentazione, alimentato anche l'S7 tramite questa ciabattina che ho messo qua sotto e come dicevo un filo unico che arriva alla scrivania è proprio quello della ciabatta e basta, non ci sono più fili che arrivano, quindi diciamo che posso essere soddisfatto. Ok, adesso non mi resta che andare a provare il tutto, no? Il prossimo tutorial, quando farò ovviamente sicuramente una recensione di qualche accessorio, proverò tutto sto ecosistema che mi sono creato, sperando di non stare più a tribolare niente, ok? Ovviamente la centratura è quello che è, bisogna ancora un po' centrare il telefono, vedete che da una parte però ragazzi, ok, da una parte all'altra si può anche stare così, avere non so mezzo centimetro di là, no, qui sono più di mezzo centimetro, di quello, però vabbè, diciamo, non esageriamo, ok? Però intanto lavorare comodi, lavorare in produttività piena così da non perdere tempo. Bene, ragazzi, in ultimo, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, se vi serve, ovviamente se serve a loro una cosa del genere, e in ultimo vi chiedo di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Questa cantilena è sempre la stessa, non è cambiata. Ci vediamo nel prossimo video.